Ciao, io sono Andrea e oggi voglio spiegarti come analizzare il tuo target di riferimento e individuare quindi le tue buyer personas, ovvero i tuoi clienti ideali, e cioè le persone a cui ti rivolgi quando devi vendere il tuo prodotto o servizio. In questo video ti insegnerò a creare il profilo ideale del tuo target con tutte le caratteristiche, i loro bisogni, ma tenendo sempre a mente quello che tu puoi offrire. Nel caso tu invece avessi già un'impresa avviata, potresti invece partire dai tuoi clienti esistenti. Perché è così importante analizzare il target prima di definire una strategia? Perché nel momento che avrai ben chiaro chi è il tuo o i tuoi clienti ideali, allora sarai in grado di fare delle scelte strategiche, avere bene in mente i tuoi obiettivi di comunicazione e fare eventuali scelte operative che si avvicineranno il più possibile al tuo target e a quello che si aspetta da te. Infatti, più un'attività riesce ad avvicinare il proprio prodotto o servizio a quello ricercato dal potenziale cliente, più saranno alte le possibilità che quella determinata persona scelga proprio ciò che gli offri. La prima domanda che ti devi porre è: perché dovrebbero scegliere me? Che cosa posso offrire? Devi infatti avere ben chiaro chi sei e cosa puoi dare ai tuoi clienti, quali sono i tuoi punti forti su cui dovrai puntare e quali sono i tuoi punti deboli su cui invece dovrai cercare di lavorare per risolverli. Primo step sarà quello di immaginare il tuo cliente ideale, insomma, il cliente perfetto. Quello che non ti dà mai problemi, che corrisponde ad un alto guadagno, insomma, il cliente con cui vorresti sempre avere a che fare. Dopo di lui dovrai crearne altri, tanti quanti potenzialmente sono le tipologie dei tuoi clienti. Infine dovrai provare a immaginare o analizzare tutta la strada e il percorso di azioni che il tuo target ha compiuto per trovare la tua attività e sceglierti. Le persone o buyer personas non sono altro che le rappresentazioni immaginarie e generalizzate dei nostri clienti ideali, con tanto di nome, cognome, dati personali. La creazione delle personas e poi il suo uso all'interno della strategia ha come obiettivo quello di mettere al centro le persone, o meglio, il tuo cliente. L'obiettivo infatti della costruzione delle personas è quello di affinare la propria strategia, conoscendo a fondo le persone a cui parli e comprendendo in anticipo in che modo arrivano a prendere decisioni d'acquisto, quali sono i loro obiettivi e bisogni, ma soprattutto a quali messaggi sono più sensibili e a cui probabilmente riceverai risposta. Ad esempio, con una buona analisi potrai creare dei contenuti ed una comunicazione ad hoc il cui obiettivo è sollecitare e motivare il potenziale cliente e creare con loro il primo contatto con la tua attività. Inoltre, conoscere a fondo le personas influenzerà profondamente la tua comunicazione e i feedback saranno utili per migliorare e ottimizzare la proposta. Per prima cosa, quindi, raccogli le informazioni su di te e sui prodotti o servizi che offri. Poi individua un numero di personas limitate, all'inizio pochi profili, non più di 5, e infine, una volta creati i profili, arricchiscili e aggiornali costantemente. Ma vediamo più nel dettaglio come si fa a creare una personas. Comincia facendo delle indagini, ad esempio attraverso interviste a clienti esistenti o potenziali clienti. Quindi comincia a delineare delle diverse persone che poi andrai ad arricchire con informazioni. Ricordati infatti che il lavoro di creare le personas è un lavoro in continuo aggiornamento e che con il tempo affinerai e aggiungerai alla loro analisi sempre più informazioni. Dovrai ora porti delle domande che ti aiuteranno a stilare un profilo più dettagliato e preciso, ad esempio informazioni demografiche come quanti anni ha, è sposata o sposato, ha dei figli, dove vive, qual è la sua situazione economica, ma anche informazioni del suo background come ad esempio che lavoro fa, che studi ha fatto, quali sono i suoi interessi, che cosa fa nel tempo libero. Senza dimenticare un'analisi dei canali su cui dovrai intercettarlo. Usa internet, compra o ordina online, usa i social network.
La seconda parte di domande che ti dovrai fare è più legata alla tua attività, come ad esempio: di cosa ha bisogno la mia personas? Quali potrebbero essere le eventuali obiezioni o problematiche della mia personas? Come posso risolvere le sue necessità e le sue richieste? Per alcune domande dovrai avere anche ben chiaro chi sono e che cosa offrono i tuoi competitor, andando ad analizzare le alternative presenti sul mercato. Non sai come fare? Tranquillo. Troverai questo argomento in un video dedicato che ho preparato per te. Una volta risposto con attenzione a tutte le domande, dovrai creare uno schema che metta insieme tutte le caratteristiche e i dati che hai ottenuto, senza dimenticare di dare un nome, un cognome e, perché no, anche un viso alla tua buyer personas, che lo renderà più realistico e facile da usare. Questa è la scheda di Elena Verdi, ad esempio. Andremo a inserire i dati demografici tipo età e stato di famiglia, senza dimenticare il suo background come studi, situazione lavorativa e interessi, e i canali di contatto che ti danno un'idea di dove trasmettere la tua comunicazione, i suoi obiettivi e le sue sfide, e le sue obiezioni su cui dovrai lavorare e magari usarli a tuo favore. E infine, cosa puoi fare tu per questa persona, con i tuoi servizi principali e secondari. Questa analisi è anche molto importante per capire ed elaborare il percorso decisionale che porta il tuo cliente a scegliere e acquistare il tuo prodotto o servizio. Questa sequenza è chiamata Buyer Journey, composta da 3 fasi: Awareness, Consideration e Decision. La fase di Awareness, ovvero la fase di attrazione, è il primo momento in cui il potenziale cliente scopre il suo bisogno o problema e cerca una soluzione per risolverlo. È proprio in questa fase che dovrai andare a proporre il tuo contenuto, che dovrà essere diffuso dove si presume o si sa per certo che verrà recepito dal potenziale cliente. La seconda fase è quella di consideration, ovvero di valutazione, il momento in cui il potenziale acquirente ha definito il suo problema e sta vagliando le varie opzioni disponibili. Il contenuto dovrà quindi offrire informazioni utili, che veramente interessano per una valutazione, e trovare soluzioni che sappiano rispondere alle esigenze e ai bisogni della persona. Infine, l'ultima fase, quella della decision, ovvero quella della decisione, dove la tua personas ha ben chiara la soluzione al problema, e sei tu. Una volta compilati alcuni profili delle tue buyer personas e raccolte quante più informazioni possibili, potrai passare alla fase successiva, ovvero quella della pianificazione strategica. Perché è importante analizzare il target prima di definire la strategia? Perché nel momento che avrai ben chiaro chi o chi sono i tuoi clienti ideali e interlocutori, sarai in grado di fare delle scelte strategiche e di comunicazione che si avvicineranno a ciò che il tuo target ti chiede o si aspetta da te. Infatti, più un'impresa si avvicina al prodotto o servizio cercato dal potenziale cliente, più saranno alte le possibilità che quella determinata personas scelga proprio il tuo prodotto o servizio. Quindi, una volta create le tue personas, come devi usarle? Parla con loro e per ciascuno usa il loro linguaggio, facendo leva su quello che cercano. Ad esempio, se sei una gastronomia vegana che consegna a domicilio, allora parlerai sia con Elena, che abbiamo visto prima, con una vita frenetica ma molto attenta alle materie prime, che con Marco, che invece è un single, che fa una vita molto attiva e ci tiene al suo corpo e al suo fisico. Per Elena la comunicazione sarà incentrata sulle materie prime e magari piatti per le famiglie con bambini, con ricette salutari ma golose. Per Marco il messaggio sarà più incentrato sulle monoporzioni dedicate per chi vive da solo e magari ai nuovi piatti super light. Userai quindi i risultati per veicolare la tua comunicazione e centrare il tuo bersaglio, ovvero il tuo target. Quindi, ricapitolando, prima raccogli le informazioni su di te e quali sono i prodotti o servizi che offri e su cui puntare. Individua un numero limitato di personas da creare, limitati ad un numero di 5-6 per iniziare. Inizia a creare i profili e poi mano a mano ad arricchirli.
Infine utilizza il tuo studio dei target per elaborare la tua strategia. Io per ora ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!